Buongiorno ragazzi, benvenuti nel mio canale Ste Nuovi e bentornati invece se siete miei amici da tempo. Io sono Matteo Berto Prospector e in particolare in questo canale mi occupo di valorizzazione delle risorse lapidee, cioè sostanzialmente le rocce e i minerali italiani esteri, e in particolare anche di ricerca di metalli preziosi tra cui oro. Questo video è uscito lunedì scorso e vi rimando a andarlo a vedere nel caso in cui ve lo foste perso. In particolare ho tagliato degli opali provenienti da Life in Ridge, Australia. Questi sono stati donati dal mio amico Luca Calabrese, sostanzialmente il mio compagno di merende e di scambi. Quindi nei prossimi minuti voglio andare a ripercorrere con voi alcune delle tappe fondamentali in questo processo fai da te per quanto riguarda il taglio di questi fantastici opali. Iniziamo quindi subito. La macchina che ho utilizzato, chiamata cabocionatrice, è della marca Cap King. Sostanzialmente utilizza delle mole verticali, le quali sono abrasive grazie alla presenza di piccoli diamanti. Il diamante è un minerale molto duro, l'acqua è importante per ridurre al minimo le polveri e anche pulire le mole dei potenziali scarti di lavaggio o fanghi. Al di sopra della cabocionatrice è possibile inumidire i vari campioni in preparazione delle successive fasi, ad esempio di cabocionatura. In questo caso con la lampada è anche possibile osservarne la trasparenza. Questa già da piemontese in preparazione, però la vedremo nei prossimi video. Il termine opale deriva dal latino opalus e a sua volta dal sanscrito upala, significa pietra preziosa. L'opale è quindi una pietra preziosa, tipicamente il suo colore e la trasparenza sono variabili a seconda della quantità d'acqua al suo interno, pensate, e della sua struttura afferente al gel silicifero che compone questo fantastico minerale. L'opale chimicamente non è altro che costituito da silice e ossigeno e da una quantità variabile in acqua, quindi come abbiamo capito, dal circa il mezzo punto percentuale al 15%. Può contenere però anche in tracce calcio, magnesio, alluminio, ferro e addirittura pensate uranio. Questi elementi sono chiave per la determinazione anche di un giacimento rispetto a un altro, formando una vera e propria impronta giacimentologica. Visto che gli opali che ho lavorato sono veramente molto piccoli, per mezzo della cera lacca e una fiamma d'alcol sono andato ad incollarli su dei supporti caserecci, in questo caso dei chiodi. L'asse che vedete con dei buchi mi serve per andare a posizionare proprio questi supporti una volta che ho incollato al di sopra gli opali. Questi sostanzialmente bisognerebbe andarli a incollare alla minima temperatura possibile, perché l'opale è una pietra preziosa che patisce il calore. Questo è il risultato. Sostanzialmente potete vedere come la minima scheggia di opale è stata incollata per mezzo di cera lacca al proprio supporto. Andiamo a spegnere la lampada ed ecco i primi risultati di questa fase di incollaggio. A questo punto si passa alla fase di sbozzatura, sostanzialmente si usano quelle mole più abrasive, in quest'ottica comunque non quella più abrasiva possibile della mia cabocionatrice che è 80 grit, in questo caso che potete vedere invece è quella con 220, più il numero aumenta e più significa che la mola ha meno potenziale abrasivo. Quindi in questo caso potete vedere proprio i primi risultati, già si intravede soprattutto una volta inumidita la superficie i primi colori di questi fantastici opali, i quali variano tipicamente dal blu al verde e nei casi più importanti anche con nuance rosse, violastre e gialle. Successivamente si passa alle mole dette di levigatura, si vanno a rimuovere tutte quelle righe le quali sostanzialmente vanno a inficiare la superficie a specchio dei campioni. Infatti l'obiettivo dell'operatore, in questo caso di me stesso, è quello di andare a produrre delle forme regolari, il più possibile in quanto sono comunque tagli fatti a mano, nei quali gli opali esibiscono il miglior colore possibile e superficie a specchio, quindi completamente riflettente. Bisogna rimuovere tutti i graffi sostanzialmente, i quali sono prodotti dalle stesse mole. Gli opali possono essere successivamente staccati dal DOP per mezzo di alcol, lasciandoli all'interno di questi contenitori con un po' di alcol per una notte. Però prima voglio ancora lucidarli e quindi per mezzo del mio Dremel e con una punta in feltro imbevuta all'interno di ossido di cerio, una soluzione in questo caso con acqua, ecco che vado a produrre proprio il tipico effetto specchio. In questo caso l'ossido di cerio è veramente ottimo per andare a lucidare gli opali o in generale i vetri. Dopo le fasi iniziali di cernita, di sbozzatura, di levigatura e lucidatura, questi sono i primi risultati. Bisogna ancora andare a staccarli però dai supporti. Io quindi vi rimando allo scorso video in cui ve lo foste perso, nei quali faccio vedere la lavorazione appunto più cinematic, e nei prossimi video andiamo a parlare di come questi opali sono formati probabilmente all'interno dei loro giacimenti australiani.